nasce il primo ecomuseo in Sicilia, costituito esclusivamente da un ente pubblico. Gli ecomusei sono previsti dalla legge regionale numero 16 del 2 luglio 2014, che ha attribuito agli enti pubblici e privati, agli enti locali e alle associazioni la possibilità di istituirli. Il termine ecomuseo indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione. A comporre questo ecomuseo sono tutti i beni, il cui comune denominatore è il XIX secolo. In particolare, l'ecomuseo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è composto dalla biblioteca dell'ente, intitolato ad uno dei padri della Costituzione della Repubblica, Gaspare Ambrosini. La biblioteca è ubicata al piano terra nel Palazzo della Provincia, nei locali che, secondo il progetto originario, dovevano essere adibiti a laboratorio e magazzini per gli orfani e gli indigenti della città. L'istituzione della biblioteca provinciale risale al 24 ottobre 1894. Il patrimonio librario è costituito da circa 6.000 volumi a prevalente indirizzo storico, giuridico e amministrativo. Rappresenta uno strumento essenziale di documentazione e di informazione non solo per il personale dell'ente, ma soprattutto per la popolazione universitaria e per le categorie che operano nei settori della responsabilità della pubblica amministrazione. La biblioteca conserva una pregevole copia recentemente restaurata dell'Encyclopédie Auditionnaire Raisonnée des Sciences et des Arts de Mathieu di Diderot et d'Alembert, pubblicata per la prima volta a Parigi tra il 1751 e il 1772. Ed è subito enorme successo in tutta Europa, registrando una tiratura record di 4.225 copie. L'enciclopedia posseduta dalla Biblioteca Provinciale è la terza edizione, dedicata a Sua Altezza l'Arciduca d'Austria Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, in seguito Imperatore Leopoldo II. L'opera, stampata a Livorno dal 1770 al 1778, è composta da 28 volumi, di cui 17 di testo e 11 tavole, ma di questi 28 volumi manca il 26esimo, che corrisponde al nono delle tavole. La biblioteca Gaspare Ambrosini dal 1997 è collegata in rete con le maggiori biblioteche regionali e nazionali. Continuiamo il nostro percorso all'interno dell'ecomuseo con l'archivio storico, in cui sono raccolti e catalogati documenti risalenti all'Unità d'Italia e al Risorgimento, al Palazzo Storico di Piazza Vittorio Emanuele, fondato la seconda metà dell'Ottocento. L'ecomuseo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è composto inoltre dalla Scala Reale, monumentale scalone di rappresentanza borbonica, che oggi rappresenta un centro espositivo di grande valenza culturale e sede di mostre temporanee. Collocata nel lato nord all'interno dell'edificio di fronte all'ingresso, è caratterizzata da 4 rampe con 8 colonne che sostengono le volte. Artisticamente apprezzabile è il soffitto, affrescato con gli stemmi araldici di Agrigento, Sciacca e Bivona, e un pulto che sostiene il tempio di Giunone.
Agli angoli sono raffigurati 4 illustri agrigentini: Giovanni Agostino De Cosmi, Filippo Foderà, Michele Foderà e Tommaso Fazzello. La Scala Reale ospita un'esposizione permanente di illustri pittori italiani e stranieri del Novecento che, negli anni 50 e 60, hanno partecipato a concorsi indetti dagli enti turistici della città, in occasione dell'annuale Sagra del Mandorlo in Fiore. In questo percorso dell'ecomuseo è importantissimo poter visitare il Giardino Botanico, una sorta di museo a cielo aperto, esteso per ben 7 ettari, incastonati nel cuore della Valle dei Templi, in via Demetra, a poche decine di metri dalla linea delle fortificazioni dell'antica Akragas e del parco archeologico. Il giardino dispone di una fitta rete di sentieri e di segnaletica descrittiva delle diverse culture vegetali, che lo rende facilmente fruibile ai visitatori. Nel giardino botanico sono presenti circa 20.000 piante riferibili ad oltre 300 colture ed essenze diverse, espressioni tipiche della macchia mediterranea. Oltre al citato inestimabile patrimonio vegetale, sono inoltre presenti pregevoli testimonianze archeologiche, ipogei visitabili, caverne naturali, reperti fossili e fenomeni calcarenitici di suggestiva bellezza. È visitabile inoltre un erbaio con diverse centinaia di essenze erbacee essiccate e catalogate, alcune risalenti al XIX secolo. All'interno del giardino è inoltre visitabile anche una serie di terrazze che sorgono su banchi in tufo, che offrono ai visitatori una ineguagliabile vista su tutta la Valle dei Templi.